C'è un momento nella storia in cui quello che sembrava impossibile diventa inevitabile. E non parlo di un futuro lontano, parlo di qualcosa che sta accadendo proprio adesso, proprio sotto i nostri occhi, che coinvolge Bitcoin, ma soprattutto l'oro. Sì, perché tra le pieghe di un disegno di legge apparentemente noioso, in comunicazioni, cose dette e cose non dette, è lì che si nasconde quello che potrebbe essere un piano totalmente rivoluzionario. E questa volta i BRICS non c'entrano nulla, perché tutto questo sta partendo dagli Stati Uniti e più precisamente nel cuore del Dipartimento del Tesoro. Ripeto, questo non è un teorema complottista, ma una sequenza di mosse strategiche visibili, documentabili e soprattutto coerenti che, se collegate insieme, potrebbero rivelare un piano della portata storica. Un piano che inizia con l'oro e termina con Bitcoin. Ho passato settimane ad analizzare ogni singolo testo di legge, ogni singola dichiarazione e sono arrivato a delle conclusioni che, se effettivamente si verificheranno, veramente potrebbero cambiare drasticamente quello che è il sistema monetario attuale. Tutto verrebbe ricalibrato, debito, inflazione, valutazione degli asset stessi, tutto sarebbe totalmente stravolto. E come ho detto, parte proprio dall'oro. Ecco perché da tempo ormai costantemente accumulo oro. Da poco ho tra l'altro iniziato a farlo con un'app, Solidus si chiama, un applicativo appunto costruito in sinergia con Carrara SPA, una storica realtà italiana nel mondo della raffinazione dell'oro, un'app che ti permette di acquistare oro fisico puro direttamente dal tuo smartphone. Quindi tu in 2 passi puoi acquistare oro fisico, detenerlo, se vuoi rivenderlo, fartelo spedire, quindi averlo fisico appunto in lingotti e, per chi proprio vuole, addirittura spenderlo. Sì, perché avrai una carta associata Mastercard, associata al tuo conto, con cui potrai spendere, se vuoi, il tuo saldo, perché non è obbligatorio investire tutto nell'oro. Tu puoi caricare il tuo conto con gli euro che vuoi, ciclicamente, se vuoi, puoi acquistare oro o puoi utilizzare quel conto come un normalissimo conto con appunto la carta associata e spendere il saldo che hai, oppure convertire in automatico al momento del pagamento il tuo oro nel denaro che ti serve. Qui una funzionalità estremamente interessante che riporta l'oro alla sua connotazione di moneta iniziale. L'oro ritorna ad essere moneta con Solidus. Quindi ancora una volta, che tu voglia accumulare oro, speculare comprando e vendendo o acquistarlo e poi spenderlo, bene, con questa app Solidus è assolutamente possibile farlo. Inoltre, e questa è un'altra cosa estremamente interessante che mi ha portato inizialmente a provare l'applicativo e ora utilizzarlo regolarmente per accumulare il mio oro, alla fine di ogni anno Solidus rilascerà nell'area riservata di ciascun utente un documento con il calcolo delle plusvalenze generate, seguendo la logica LIFO. Questo documento sarà quello poi da utilizzare per la compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi, quindi molto molto semplice. Ci dà non solo la possibilità di acquistare, vendere, speculare sull'oro, farcelo spedire fisico in lingotti ad ottimo prezzo, ci permette anche, se vogliamo, di spenderlo con una carta associata e con, a fine anno, tutto il necessario per fare le nostre dichiarazioni. Quindi un'app completa e estremamente innovativa. E qua sotto ti lascio ovviamente il link, utilizza il codice DEMASI in fase di registrazione. Partiamo quindi con l'analisi di quello che sta succedendo. Mettiti comodo, spegni le notifiche perché questo viaggio sarà estremamente interessante. 1. Partiamo con la facciata, cioè quello che noi semplicemente possiamo vedere, e sono le tasse e i dazi. Tutto comincia infatti da una proposta di riforma fiscale. Niente di eclatante, un semplice testo burocratico che però al suo interno ha un paio di cose interessanti. La prima è una tassa del 5% sui bonifici esteri. Il Comitato per le Entrate della Camera lo ha esplicitato con estrema chiarezza. Leggo testualmente: imporre una tassa del 5% sui trasferimenti di rimesse riscosse dai fornitori di servizi di rimesse. Lo so, è un po' incasinato. Andiamolo a riformulare in termini semplici. Chiunque invii dollari fuori dagli Stati Uniti paga un pedaggio. Ora è sicuramente più chiaro, però non è finita qui. Infatti nella stessa proposta di legge compare una sezione chiamata 899, una sezione talmente controversa che il G7 subito l'ha bocciata. Di che cosa stiamo parlando? Come puoi vedere qui, stiamo parlando di una tassa punitiva contro tutti quei paesi che impongono tasse ingiuste alle aziende americane.
In pratica gli Stati Uniti stanno dicendo: se voi ci piazzate tasse ingiuste, noi ci comportiamo di conseguenza. Ovviamente questa parte non è mai passata, il G7 infatti l'ha subito bloccata, ma già solo la minaccia ha mandato un messaggio chiaro. Gli Stati Uniti ci stanno dicendo: guardate che siamo disposti a tassare i flussi finanziari globali per proteggere la nostra egemonia. Fine. Questo è un messaggio, direi, oltremodo chiaro. E a prima vista tutto questo potrebbe sembrare una semplice politica commerciale. In realtà sotto c'è di più. Infatti, mentre gli USA stanno applicando queste pressioni, dall'altro lato del mondo i BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, stanno letteralmente tagliando il dollaro dall'equazione. Infatti Cina e Russia regolano ora oltre il 90% dei propri scambi in yuan e rubli, non più in dollari. Brasile e Cina, ancora una volta, usano il real e lo yuan, non più dollari. L'India compra petrolio russo in rupie, non più dollari. Quindi di fatto i BRICS, che sono degli esportatori incredibili di materie prime, stanno di fatto monetizzando la propria supply chain usando le proprie valute, non più il dollaro, o almeno non più totalmente il dollaro. Di fatto energia, materie prime, cibo. Ora questa parte qui viene commercializzata con le proprie valute. Gli Stati Uniti invece è ormai da anni che non esportano più tanto, quindi non possono di fatto monetizzare le supply chain, esattamente come fanno i BRICS. E allora che cosa fanno? Ecco che utilizzano l'altra leva molto potente che hanno, cioè il dollaro. Possono infatti monetizzare non le materie prime, non le risorse che esportano perché sono poche, ma possono monetizzare le proprie catene di pagamento. Quindi monetizzare di fatto le infrastrutture finanziarie globali su cui tutto il mondo sostanzialmente si sta appoggiando, trasformandole quindi in una macchina stampa soldi. Trasformare il dollaro in una macchina stampa soldi. Ecco che quindi ogni volta che l'euro viene convertito in dollaro, ogni volta che c'è uno scambio commerciale, tac, potrebbe essere applicata una tassa che va direttamente a finanziare il governo statunitense. Il sistema finanziario americano ci sta dicendo: guardate che adesso è il momento di mettere un bel pedaggio. Questo è quello che diversi analisti chiamano la grande stretta. In altre parole, un tentativo degli Stati Uniti di trattenere i dollari all'interno dei propri confini e costringere gli utenti esteri che vogliono utilizzare quel denaro a pagare un pedaggio. Quindi trasformare il sistema monetario in un meccanismo di reddito. Lo so che è veramente assurdo, ma più tardi ci torniamo nel video con le parole esatte utilizzate dal segretario del Tesoro e da tutto l'entourage del governo statunitense. Questo è quello che stiamo vedendo al di fuori, quindi la trasformazione del dollaro in una macchina di reddito. Ok, ora passiamo alla seconda parte, quella più nascosta, no? Il dietro le quinte. Perché, come sai, in politica nulla si fa a caso, quindi sono andato a mettere insieme un po' di puntini, un po' di cose, sia testi di legge, sia comunicazioni ufficiali, per tirar fuori quella che potrebbe essere, secondo me, la direzione che si sta prendendo, direzione per cui sono già state gettate le basi però. Quindi vediamo come ho riorganizzato tutto, perché ti garantisco che è stato un lavoro titanico, c'è stato veramente da impazzirci a star dietro a tutto. Uniamo tutto in 7 punti facili, pratici e soprattutto in ordine di quelli che potrebbe essere ciò che ci aspetta. Ripeto, questa è una mia personale interpretazione dei dati che ho analizzato, dell'unire appunto i puntini, quindi non è detto che succederà, però molte di queste cose sono già in atto, molte di queste cose hanno già le basi e quindi credo che questa possa essere la direzione più logica per il futuro della politica monetaria globale. 7 passi che partono con l'oro e finiscono con Bitcoin. Partiamo dall'inizio. Step 1. Riportare l'oro in patria. Nell'aprile del 2025 la Casa Bianca ha annunciato un dazio universale del 10%. Tra l'altro una manovra che è già stata fatta in passato e che puoi vedere in questo video qua. Ti lascio qua sotto la descrizione il link. Quindi abbiamo detto un dazio universale del 10% su tutte le importazioni USA. Ufficialmente si trattava di un reset, se vogliamo, commerciale. In realtà questo ha innescato che cosa? Ha innescato incertezza lungo tutte le categorie di approvvigionamento globali e come conseguenza, quando c'è incertezza, il capitale e soprattutto le materie prime come l'oro, l'argento, tendono a tornare in patria. Ecco che quindi con questa manovra di fatto
il governo statunitense ha iniziato a riportare in patria risorse e materie prime, in primis appunto l'oro. E questa non è la prima volta che accade. Infatti, dopo un accumulo di oro esce fuori una manovra controversa che, attenzione, non sto dicendo che si andrà nuovamente in questa direzione, sto dicendo che però diversi stati si stanno muovendo in questo modo, stanno portando oro, riportando oro a casa. Sto dicendo che in Italia si sta cercando di andare a capire dove è l'oro, con tutta la parte di tassazione, manovra fiscale che è stata inserita adesso, quindi come naturale conseguenza si potrebbe ipotizzare che si potrebbe ritornare a quello che già successe negli Stati Uniti, per esempio. Era il 1933 e Roosevelt firmò l'ordine esecutivo 6102, obbligando di fatto tutti i cittadini americani a consegnare il proprio oro al governo. Ancora una volta l'ho spiegato bene in questo video, che ti lascio sempre qua sotto. L'anno successivo, con il Gold Reserve Act, l'oro fu rivalutato da $20 l'oncia a $35 l'oncia, svalutando di fatto il dollaro dall'oggi al domani. Ora non è detto che si vada nuovamente incontro ad una confisca, però la seconda parte potrebbe essere interessante, quindi quella della rivalutazione dell'oro. Perché dico questo? Perché quando un governo ristruttura il regime commerciale e il sistema del debito, storicamente comincia a stringere il controllo sulla base monetaria partendo proprio dall'oro. Abbiamo detto che non è l'unico paese che si sta focalizzando sull'oro. L'ha fatto anche la Germania, per esempio, che dal 2013 ad oggi gradualmente ha fatto tornare in patria 674 tonnellate d'oro che erano depositate e detenute in Francia e a New York negli Stati Uniti, le ha fatte ritornare dicendo testualmente per garantire l'accessibilità in caso di crisi. Questo dovrebbe farci riflettere. A caso l'Italia se ne spunta con tassazione sull'oro, rivalutazione, ridichiarazione per chi aveva oro, non l'ha mai dichiarato e così via. Quindi ancora una volta si tratta di portare fuori, far emergere l'oro delle persone. Non voglio dire nulla, però queste cose qui sono curiose da vedere tutte insieme, tutte nello stesso momento. Passiamo però allo step 2. Tassare i detentori esteri di dollari e treasury. La minaccia della sezione 899 non è un incidente, ma è un avvertimento chiaro. Un avvertimento che dice: chiunque detenga asset legati al dollaro USA, come bond, come dollari direttamente, conti bancari quindi in dollari, persino partecipazioni in aziende americane, potrebbe essere colpito da tasse punitive qualora ci rompa le scatole. Quindi il dollaro non è più neutrale, ma diventa una vera e propria arma geopolitica. In realtà è sempre stata un po' un'arma geopolitica, però adesso lo diventa apertamente. Non importa quindi se il G7 ha rifiutato questa parte, ha respinto, bocciato questa manovra, quello che conta è che gli USA hanno appunto lanciato il loro segnale e i governi, e quindi i capitali, hanno già iniziato a muoversi di conseguenza. E quando i governi capitali si muovono di conseguenza, si muovono esattamente nella direzione che è stata pensata proprio dagli USA in questo caso, perché sapevano benissimo che non potevano avanzare una roba del genere, quindi per forza di cose hanno lanciato la palla per cercare di drenare, di spostare la liquidità esattamente come interessava a loro, come hanno per esempio fatto all'inizio per riportarsi l'oro e le materie prime in patria. Arriviamo quindi allo step 3, spingere le stablecoin fuori dagli USA. Questo è lo step che collega il vecchio modello a quello nuovo, quello digitale. Negli Stati Uniti le stablecoin, come per esempio USDC, non possono pagare interessi, poiché, come ha ribadito la SEC, dico testualmente, sono strumenti di pagamento, non di investimento, come puoi vedere in questa immagine. Qua dice chiaramente che gli holder di stablecoin, quindi chi detiene stablecoin, non ha nessun diritto di ricevere alcun tipo di interesse, profitto o ritorno. Questo all'interno degli Stati Uniti. E Circle stessa, come puoi vedere in questa foto, lo afferma nei propri termini d'uso. Ti leggo testualmente: USDC non genera di per sé alcun interesse o rendimento per i titolari di USDC e rappresenta solo il tuo diritto di riscattare USDT per un importo equivalente di USD attraverso il tuo account con Circle. Punto. È chiarissimo. Di conseguenza tutta la liquidità asset hungry, quindi tutta la liquidità che vuole avere interessi, si sposta all'estero. Quindi Tether,
si è spostata per esempio in El Salvador e ora Tether controlla, come puoi vedere in questa foto, oltre il 60% del mercato globale di stablecoin. Nel frattempo USDC non può assolutamente competere con USDT poiché non può offrire rendimento. Tutti i competitor, come per esempio il BUSD, sono stati tagliati fuori e sono continuamente tagliati fuori dagli Stati Uniti. Questo crea un dualismo di fatto. All'interno degli USA si accettano solo stablecoin sicure, stablecoin più solide ma non remunerative. Tutte quelle remunerative stanno fuori. Quindi dentro gli Stati Uniti stablecoin sicure, fuori dagli Stati Uniti tutto il resto senza restrizioni, ognuno faccia quello che vuole. Ed ecco che qui arriva la nostra leva importante, il controllo delle regole sui pagamenti digitali, perché chi controlla le regole controlla anche dove va il denaro e quanto velocemente. Ora mi rendo conto che questi primi step sono stati un po' caotici, sembrano appunto punti buttati lì che non hanno alcun senso logico e non sono connessi tra loro. Ma adesso entriamo nel cuore del piano e prima di mostrarti il cuore del piano iniziamo a guardare un pochino l'insieme. Andiamo quindi ad unire i puntini. 1. Abbiamo un inasprimento controllato del sistema, quindi tasse per chi usa il dollaro per esempio fuori dagli Stati Uniti. 2. Dazi alle frontiere. 3. Tasse sui mercati dei capitali. 4. Pressioni per la conformità sul digitale. Questi sono gli step già in atto. Gli step che stanno gettando le basi, l'infrastruttura per la prossima parte, la prossima fase, quella che stiamo vedendo ma che sfocia in qualcosa che ancora non è reale. È qui che si entra nella parte più ipotetica, nella parte di analisi di ciò che potrebbe appunto essere, però a partire da questi dati che abbiamo detto. Quindi arriviamo allo step 4, lasciare che l'oro salga. Nel 2025 l'oro ha superato per la prima volta nella storia i $4.000 l'oncia, siglando oltre 40 nuovi massimi storici nell'arco di un anno, passando negli ultimi 20 mesi da $2.000 a $4.000, di fatto è raddoppiato. Ma perché questa esplosione? Beh, sicuramente ci sono diverse componenti che entrano in gioco, in primis l'incertezza per il futuro, il calo della fiducia verso gli Stati Uniti, la Federal Reserve che ha iniziato nuovamente a tagliare i tassi nonostante l'inflazione non sia ancora contenuta, perché ora si attesta intorno al 3% contro il target che si ha normalmente del 2%, il dollaro che continua a indebolirsi e le banche centrali che in tutto questo cosa stanno facendo? Beh, stanno continuando ad accumulare oro a ritmi sostenuti, siglando dal 2022 ad oggi record su record, superano le 1.000 tonnellate ogni anno di accumuli. E questo ancora una volta non è un caso perché è la prima fase visibile del potenziale reset in corso. Quando avvengono questi movimenti, e ne ho parlato ancora una volta nel video che ti ho citato prima, che puoi trovare anche qua sotto, quando avvengono questi movimenti, quando l'oro raddoppia, succede qualcosa che fa scricchiolare l'intero sistema. Lasciar correre l'oro non è una roba da complottismi vari, ma è proprio quello che sta accadendo oggi sotto i nostri occhi. E questa è la fase cruciale, l'ultima fase che riusciamo a vedere. Ora si entra nel terreno invece dell'inesplorato, quindi arriviamo allo step 5. Rivalutare l'oro al prezzo di mercato e iniettare in un attimo $1 trilione di liquidità nel conto del tesoro. Ecco la parte centrale e controversa, direi. Qui abbiamo lasciato il campo dei dati, qua ci siamo fermati su quelli che sono i dati in nostro possesso e iniziamo a unire i puntini verso quello che potrebbe essere invece il piano. Gli Stati Uniti oggi possiedono ufficialmente 8.133 tonnellate d'oro, cioè circa 281 milioni di once appunto di metallo giallo. Ma nei bilanci del tesoro questo oro è ancora valutato a $42 l'oncia. Per l'esattezza $42,22 l'oncia, cioè un prezzo fissato nel 1973. Da allora non è più stato rivalutato, quindi non ha più matchato quello che è il prezzo reale del mercato. Infatti il tesoro elenca il proprio oro con un valore di circa $11 miliardi, al prezzo nominale di $42,22 l'oncia. Oggi però il prezzo del mercato dell'oro è di $4.000 l'oncia. Il valore reale di queste riserve in realtà quindi non è di $11 miliardi, ma di $1 trillion. C'è un buco contabile di oltre 900 miliardi. Ed ecco la mossa geniale. Secondo il Treasury Financial Manual, se il tesoro rivalutasse l'oro
al prezzo di mercato reale attuale e rilasciasse certificati d'oro alla Federal Reserve, l'intero valore verrebbe accreditato direttamente nel Treasury General Account, il TGA, cioè in soldoni il conto corrente del governo. Questo significherebbe che se cambiassero quella cifra da 42,22 e la aggiornassero al prezzo attuale di $4.000, o meglio $4.200 l'oncia, anche i numeri non sembrano proprio casuali, ecco che magicamente il conto del governo avrebbe $1 trillion freschi pronti da usare, senza aver emesso nuovo debito, senza aver chiesto prestiti, senza aver alzato le tasse. Basterebbe aggiornare un numero su un foglio di bilancio, come è già stato fatto peraltro nel 1934 da Roosevelt, che dopo la confisca con l'ordine esecutivo 6102 firmò il Gold Reserve Act, con cui rivalutò l'oro da $20 l'oncia a $35 l'oncia. È già stato fatto. Nulla vieta che possa essere fatto nuovamente. L'unica differenza è che allora tutta la quantità di denaro fu trasferita in un nuovo conto chiamato Exchange Stabilization Fund, che fu usato poi per gestire la valuta e le riserve internazionali, ma oggi potrebbe tranquillamente fluire direttamente nel conto del governo. Ripeto, è già stato fatto. E qui arriva la parte ancora più interessante, il punto 6. Acquistare Bitcoin per la Strategic Bitcoin Reserve. Entriamo quindi nel vivo. Abbiamo rivalutato l'oro, abbiamo $1 trillion pronto, fresco da utilizzare. Che cosa ci facciamo? Nel marzo del 2025 la Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo per creare una riserva strategica di crypto asset. Inizialmente costituita da Bitcoin sequestrato in operazioni come Silk Road, cioè circa 195.000 Bitcoin, ad oggi però di fatto è rimasta lì senza tirar fuori un granché. Si pensava dovessero comprare Bitcoin, fare un sacco di cose, ma di fatto per ora è rimasto un pezzo di carta buttato lì che dice che hanno costituito questa riserva strategica di crypto asset. È uscita per una dichiarazione interessante a luglio 2025. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha tenuto un discorso alla Casa Bianca intitolato "Costruire l'età dell'oro delle criptovalute". Questo dovrebbe farci riflettere. Durante poi questo discorso ha sottolineato alcuni punti estremamente interessanti che ci lasciano supporre, mi hanno portato a supporre quello che potrebbe essere il piano attuale. Quindi ancora una volta unire i puntini. Lo stesso Larry Fink, il CEO di BlackRock, il più grosso fondo al mondo, ha dichiarato più o meno lo stesso concetto e più o meno nello stesso periodo. Dice testualmente: c'è un ruolo per le cripto, così come c'è un ruolo per l'oro. Mettiamo insieme i puntini. Il tesoro potrebbe creare dall'oggi al domani $1 trillion, semplicemente rivalutando l'oro in proprio possesso. Hanno già in pancia 200.000 Bitcoin, più o meno, con quella nuova liquidità, quindi $1 trillion. Secondo te non sarebbe facile comprare Bitcoin, oro, in modo praticamente impercettibile per il mercato? Cioè parliamo anche solo di qualche centinaio di milioni al mese, non andrebbe sicuramente a destare alcun tipo di sospetto sul mercato. Cioè potrebbe effettivamente andare a rimpinguare quella che è la Strategic Bitcoin Reserve. Cioè gli darebbe un senso, perché fino ad oggi è veramente solo un foglio di carta, un vezzo tecnologico se vogliamo, ma che di fatto non ha fatto assolutamente nulla. Ecco che adesso invece avrebbe un senso, come puoi vedere in questa foto. Diventerebbe un vero e proprio hedge contro l'espansione del proprio bilancio, perché sia Bitcoin che l'oro non si possono stampare, non si possono svalutare tanto facilmente e quindi funzionerebbero molto bene come copertura. Quindi facciamo un piccolo recap di questi step, riportiamo le risorse in patria, rivalutiamo quelle che abbiamo, creiamo dollari freschi da utilizzare con cui possiamo riaccumulare risorse. Una volta fatto questo si sono gettate le basi. Le basi per che cosa? Beh, per il reset effettivo. E arriviamo al settimo step. L'ultimo step: lasciar correre gli hard asset. Una volta ripristinati i bilanci, una volta riallineati i prezzi, una volta costruite le riserve strategiche in asset reali, quindi ancora una volta Bitcoin, oro, hard asset in generale come può essere argento e così via, bene, ora basta fare una cosa: lasciar correre. Si può allentare la politica, si possono tagliare i tassi, lasciare che l'inflazione gradualmente inizi a salire. Questo consentirebbe all'oro e consentirebbe a Bitcoin, alle materie prime, appunto gli hard asset, di riprezzare e ricalibrare l'intero sistema. È così che la riserva strategica
entra in gioco e ha un senso, appunto quello di proteggere il governo dall'eccessiva svalutazione a cui si potrebbe andare in atto con questa manovra. Altrimenti perché creare una riserva strategica? Non avrebbe alcun senso. Lo so che tutta sta roba qui è folle, ne sono consapevole. Anch'io mentre la digerivo, mentre andavo a assemblare, guardandola dicevo no, è una cosa assurda. Però effettivamente è la cosa più logica andando ad unire i puntini che può venire fuori. Lasciare che l'inflazione rivaluti gli hard asset, lasciare che l'inflazione vada a prezzare un po' tutto. E Goldman Sachs, per esempio, JP Morgan stessi, Bank of America prevedono per esempio l'oro a $4.500-5.000 l'oncia entro il 2026. Bitcoin ha perso più del 30% in questo momento rispetto ai suoi massimi, ma JP Morgan ancora continua a chiamarlo a 150-160k. Ancora una volta non è detto che arrivi a questi livelli nel tempo che loro dicono, ma non importa. Quello che importa è quello che loro stanno guardando. Bitcoin e oro come hedge in quella che è la svalutazione della moneta. Quindi il dollaro continuerà a indebolirsi, la liquidità si preparerà a fluire nuovamente e chi trarrà il maggior vantaggio da questo sarà chi detiene hard asset solidi, come appunto Bitcoin, oro e così via. Ricapitolando, step 4, corsa dell'oro. Lasciamo che l'oro si prezzi, arrivi a target. Step 5, allineare i bilanci del tesoro con quelli del mercato e di fatto creare in un click $1 trillion utilizzabili freschi. Step 6, usare questi nuovi fondi per accumulare Bitcoin, oro e altri hard asset, silenziosamente al di sotto dei radar un po' per volta. Step 7, abbiamo accumulato, bene, adesso abbassiamo i tassi e lasciamo che il mercato riprezzi per noi. Tutto qui. È una cosa estremamente semplice e logica. Arriviamo ora all'ultima parte di questo video chiedendoci ma perché proprio oro e Bitcoin? Come ho detto, colossi come JP Morgan, come BlackRock, come il governo stesso statunitense continuano a dire che oro e Bitcoin sono i migliori asset da possedere per difendersi dal crollo monetario in atto. Ancora una volta non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo i colossi. E questo non è un caso che il governo abbia scelto di mettere nella propria strategic reserve oro, Bitcoin, questi due asset, insieme ad altri asset strategici, piuttosto che obbligazioni, azioni o immobili. Insomma, oro e Bitcoin, quindi materie prime in realtà in generale, sono gli unici due beni che esistono al di fuori del sistema creditizio, se vogliamo. L'oro è ancora la base di ogni banca centrale. Si stima oltre le 35.000 tonnellate detenute globalmente appunto dalle banche centrali. Bitcoin dal 2025 è trattato quasi allo stesso modo dalle istituzioni come l'oro, con big del calibro di BlackRock, per esempio, che lo definiscono, leggo testualmente, asset digitale di riserva con caratteristiche simili all'oro. E non a caso l'ordine esecutivo della Casa Bianca del marzo del 2025 lo definisce esplicitamente asset monetario strategico per la stabilità finanziaria nell'era digitale. Asset monetario strategico per la stabilità finanziaria nell'era digitale. Quindi ci stanno sostanzialmente dicendo di che cosa loro si fidano per conservare valore durante questa fase di transizione. Quindi mentre da un lato hanno Bitcoin, oro in saccoccia a riserva, dall'altra stanno riscrivendo il ruolo della propria moneta. Qui torniamo al punto iniziale, quando parlavo della monetizzazione del dollaro, ti cito esattamente le parole di Scott Bessent, appunto il segretario del Tesoro USA, che dice: i BRICS stanno monetizzando le proprie catene di approvvigionamento, gli USA monetizzeranno le proprie catene di pagamento. E qui è tutto lampante, è tutto alla luce del sole. Con il 5% sui pagamenti extraterritoriali e il ruolo cruciale e crescente delle stablecoin nel sistema, gli USA non si limitano a gestire l'infrastruttura finanziaria, ma di fatto stanno cercando di monetizzarla, di trasformarla in una rendita. In questo scenario il debito USA continua a correre. Abbiamo raggiunto i 38 trilioni di dollari, si stima che di questo passo entro il 2033 il debito possa raggiungere i 50 trilioni. E in questo contesto che cosa faranno asset come l'oro e Bitcoin? Ecco la domanda. Gli interessi annuali sul debito attuale sono già di 1,1 trilioni, molto più alti rispetto alla spesa militare. L'M2, cioè l'offerta monetaria circolante, è tornata sopra i 21 trilioni. Mentre parallelamente il potere d'acquisto del dollaro è crollato del 40-46% dal 2000 ad oggi.
Quindi il piano potrebbe proprio essere quello di lasciar correre l'inflazione, parallelamente pararsi il culo, proteggersi con asset come Bitcoin e oro, dall'altra parte monetizzare i pagamenti, quindi creare un extra flusso di cassa utilizzabile dal governo per andare a pareggiare i conti. Ecco come si resetta il sistema. E se così fosse, chi ha troppi liquidi, che è bloccato con troppi liquidi o troppe obbligazioni, potrebbe vedersi il proprio patrimonio erodersi. Quindi non serve in questo contesto aspettare che i governi agiscano, possiamo andare a guardare che cosa fanno e mimarli. Sì, perché oggi è estremamente facile, è veloce, è pratico fare quello che fanno loro. Noi possiamo vedere le banche centrali, possiamo vedere il governo che creano una propria riserva in oro e Bitcoin, per esempio, e asset reali, tangibili, gli hard asset. Bene, noi possiamo fare lo stesso nel nostro piccolo, accumulando il nostro oro. E a proposito, qua sotto ti lascio il link dell'app che sto utilizzando, Solidus, accumulare Bitcoin, quindi crearci la nostra riserva. Dal 2020 l'oro è salito del 172%. Nello stesso periodo le banche centrali hanno continuato ad accumulare a ritmi serrati e costantemente in aumento. Nello stesso periodo Bitcoin è salito a livello attuale di oggi che sto registrando del 1450%. BlackRock ha raccolto quasi 30 miliardi di dollari nel suo ETF su Bitcoin in appena 9 mesi, segnando il lancio più veloce e impattante nella storia. Strategy detiene oltre 640.000 Bitcoin. Aziende in Giappone, Regno Unito, Svizzera, insomma in tutto il mondo hanno iniziato ad accumulare come riserva Bitcoin, oro, argento, quindi una tesoreria di hard asset. Questo dovrebbe farci riflettere. E attenzione, non sto parlando di collasso del sistema, ma sto parlando della sua transizione, della sua trasformazione. Nel 1944 abbiamo avuto gli accordi di Bretton Woods. Da sterlina si è passata al dollaro come unità centrale. 1971 la fine della convertibilità oro-dollaro, quindi tac, un altro step, un'altra transizione. 2025 è l'era delle riserve digitali multi-asset e un ritorno dell'oro. La Banca dei Regolamenti Internazionali, la BIS, che per chi non la conoscesse è una banca super partes, è la banca delle banche centrali, ha detto chiaramente nel suo rapporto del 2025, leggo ancora una volta testualmente, riserve tokenizzate, oro e asset digitali al portatore coesisteranno in un framework di riserva multi-asset entro il 2030. Ripeto, riserve tokenizzate, oro e asset digitali al portatore, esempio Bitcoin, coesisteranno all'interno di un framework di riserva multi-asset entro il 2030. La domanda quindi non è se il reset accadrà, perché è già in corso. La domanda è: sei pronto a trarne vantaggio? Come ti sei posizionato? Perché la storia non premia chi aspetta, premia chi agisce, chi prende posizione. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti di questo video. Condividilo, mi raccomando, se pensi che possa essere d'aiuto ad altre persone. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, perché continuerò a portare aggiornamenti a riguardo man mano che porto avanti le mie ricerche e ne ho alcune all'attivo in questo momento veramente molto interessanti. Ti ricordo, qua sotto ti lascio il link per Solidus, l'app che utilizzo per accumulare oro fisico in modo semplice, veloce e con tutto quello che mi serve anche per procedere con le dichiarazioni in modo assolutamente rilassato. Questo è quanto, grazie per essere stato qui con me e ricordati che nel mondo ci sono due categorie di persone, quelli che pagano il pedaggio e quelli che invece possiedono la strada. Oggi detenere una riserva in hard asset, potrebbe permetterci di possedere quella strada.